Normalmente questi silenzi li taglio dal video, ma stavolta lo voglio lasciare. Qualche giorno fa Microsoft è uscita con un aggiornamento che ha creato problemi e imbarazzi su diversi PC. Ho proposto una soluzione dicendo che sicuramente Microsoft ne avrebbe proposta una migliore e quindi di temporeggiare. Ebbene, Microsoft lo ha fatto, andiamo a vederla insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Ok, mi sono ripreso, ma neanche troppo. Tuttavia ho preferito lasciare l'introduzione che hai appena visto senza rigirarla perché, come ho detto, volevo lasciare trasparire anche il mio stato d'animo, che in questo momento oscilla tra il riso isterico e la disperazione più nera. Ma vediamo insieme che cosa è successo. Qualche giorno fa Microsoft è uscita con una patch di sicurezza che serviva a risolvere un gravissimo problema di vulnerabilità di BitLocker, il suo sistema di crittografia. Infatti era semplicissimo aggirarlo e leggere tutti quanti i dati di un disco crittografato pur senza possederne la chiave. Interpellati sull'argomento, i tecnici Microsoft hanno risposto qualcosa di molto simile a Abbi qualcosa. per poi uscirsene con una serie di comandi che consentivano il ridimensionamento della partizione WinRE che era all'origine dei problemi. Purtroppo non c'è voluto molto a renderci conto che la soluzione era peggiore ancora del problema stesso. Infatti, innanzitutto, se questi comandi fossero stati adoperati in maniera impropria, si rischiava di bloccare irrimediabilmente il PC, ma in secondo luogo, pur portandoli a termine correttamente, spesso la soluzione non aveva effetto e il problema persisteva. Va detto che questo problema riguarda solo ed esclusivamente le macchine Windows 10 Professional che usano BitLocker e che hanno una partizione WinRE di dimensioni insufficienti, il che riduce il numero degli utenti potenzialmente soggetti a questo problema a pochi milioni. Ma a parte questo, Microsoft è uscita recentissimamente con una patch che finalmente ha risolto il problema. Anzi, no. Dopo che infatti la reazione alla precedente soluzione di Microsoft da parte degli utenti è stata molto simile a Se da davo? Microsoft ha pensato di rispondere diversamente, ma in maniera non esattamente ufficiale. Vediamo come. Quello che stai guardando è un articolo sostanzialmente speculare a quello che abbiamo usato solo pochi giorni fa per illustrare il problema relativo alla patch KB 5034 441. Solo che Punto Informatico, la rivista che ce lo propone, alla fine ha aggiunto un piccolo addendum e infatti c'è un aggiornamento che ci informa che Microsoft ha rilasciato uno script PowerShell che automatizza l'operazione anche per Windows 11, anche se Windows 11 non è interessata da questo problema, e che l'utente deve solo scaricare il pacchetto Safe OS Dynamic Update in base alla versione del sistema operativo. 3 righe e 2 parole di spiegazione per un'operazione che dovrebbe essere a questo punto semplicissima, o almeno ci aspetteremmo così. Ti avviso invece che l'operazione è complicatissima e che ti sconsiglio di seguire anche questa soluzione Microsoft, che tuttavia, se vorrai, ti mostrerò per grandi linee. La prima cosa da fare sarà naturalmente andare ad aprire la pagina che contiene lo script. Se scendiamo un po' più in basso ci accorgiamo che lo script ha delle dimensioni assolutamente inquietanti e dovremo selezionarlo tutto. Andiamo a farlo con la santissima pazienza perché è davvero lungo, come puoi vedere, e selezioniamo tutto dagli hashtag di partenza fino a questo punto. Clicchiamo su copia e una volta creato lo script andiamo a creare il file che andrà a contenerlo. Per farlo ci portiamo sul desktop, clicchiamo con il pulsante destro e scegliamo di creare un nuovo documento di testo all'interno del quale andremo ad incollare il contenuto dello script. Clicchiamo su file, salva e chiudiamo il file. Dopodiché torniamo sul documento di testo che ci richiederebbe di dare a questo script un nome molto ben preciso, che è questo qui. Copiamo il nome,
ma prima di incollarlo avremo bisogno di attivare sul nostro computer, qualora non lo fosse già, la visibilità delle estensioni dei nomi dei file. Per farlo ci porteremo in basso sull'Esplora File, andremo ad aprirlo, ci porteremo su Visualizza, sceglieremo la voce Estensioni nome file e chiuderemo la finestra. A questo punto selezioneremo tutto quanto il nome del file dove, come puoi vedere, è comparsa l'estensione .txt e andremo ad incollare il nome scelto da Microsoft. Accettiamo tramite il pulsante sì che venga modificata l'estensione del file e andiamo a procurarci la seconda parte di quello che ci servirà nell'articolo stesso, e cioè il Safe OS Dynamic Update. Anche in questo caso andrò a cliccare con il pulsante destro per aprire il collegamento in una nuova scheda e, sorpresa, dovremo scegliere il pacchetto esattamente adatto alla nostra macchina. Quindi, a seconda della versione di Windows che abbiamo, sceglieremo un pacchetto piuttosto che un altro. Nel mio caso, ad esempio, si tratta di un Windows 10 22H2 per sistemi x64. Quindi dovrai controllare di avere Windows 10 o Windows 11, la versione installata di Windows 10 o di Windows 11, nel mio caso, ripeto, la 22H2, e il tipo, cioè se a 32 o a 64 bit del tuo sistema operativo. Una volta individuata, cercando di rimanere sul rigo giusto, nel mio caso è facile perché il secondo, ti porterai sulla destra e cliccherai sulla voce Download, attendendo che si apra questa finestra per chiudere questa e andare finalmente a cliccare qui in basso sul nome del file per scaricarlo. Una volta scaricato, quello che ti consiglio di fare è andare ad aprirlo nella relativa cartella, chiudere il browser retrostante e andare a trascinare il file appena scaricato sul desktop. A questo punto abbiamo il file creato da Microsoft e il file che abbiamo appena scaricato. Tuttavia non dovremo fare doppio clic su nessuno di questi, perché se faremo semplicemente doppio clic sul file che abbiamo creato noi, ci si aprirà la modifica in modalità testo, e se faremo invece doppio clic sul file che ci ha fatto scaricare Microsoft, ci si aprirà questa roba qui assolutamente incomprensibile. Non potremo neanche andare a fare un clic destro e scegliere Esegui con PowerShell, perché quantunque si apra la PowerShell che ci andrà a chiedere il percorso su cui abbiamo salvato questo file qui, non saremo abilitati ad eseguire comunque completamente lo script perché ci mancheranno i privilegi di amministratore. Quello che dovremo fare quindi sarà andare in basso sulla lente o sulla barra di ricerca, digitare PowerShell, cliccare con il pulsante destro e scegliere la voce Esegui come amministratore, confermare come sempre con sì che vengano apportate modifiche al nostro sistema, portarci in basso nuovamente su Esplora File, aprire questo PC, disco C, utenti, il nostro nome utente e finalmente portarci su desktop per andare successivamente in questa riga bianca in alto, cliccare in un punto vuoto e andare a cliccare con il pulsante destro e scegliere copia per copiare il percorso che riporta al nostro desktop. Chiudiamo questa cartella e torniamo nella PowerShell, dove andremo ad incollare questo percorso, aggiungeremo uno slash e digiteremo PATCH seguito da un tab che terminerà la digitazione automaticamente del nome del file, e a questo punto potremo finalmente lanciarlo premendo invio sulla tastiera sul nostro computer. Ma tutto questo a patto che l'esecuzione di questo tipo di script sia attiva sul tuo computer. Abbiamo visto in un video precedente come attivare e disattivare gli script, tuttavia ti garantisco che questa proposta da Microsoft è una soluzione assolutamente impercorribile per un utente di base e assomiglia molto di più invece ad una... No, scusi, noi siamo in quattro.
Come se fosse antenni anche per lei, soltanto in 2 oppure in 4 anche scribai con bufalina, come antifurto per esempio. Alcuni gentiluomini della community hanno suggerito l'uso di un software come Disk Genius che ho presentato qualche video fa e che ti lascio qui in alto in descrizione per tua comodità, che consente di effettuare molto più semplicemente e con efficacia un ridimensionamento della partizione di Windows, riducendola a mio avviso di circa 1 gigabyte per non andare incontro a problemi futuri, e la relativa espansione della partizione WinRE in modo da lasciare il più spazio possibile e consentire anche nei casi più gravi di effettuare questo rognosissimo aggiornamento. Il mio consiglio tuttavia è quello comunque di aspettare una soluzione Microsoft, anche se abbiamo appena visto come si comporta in questi casi un'azienda come Microsoft, pieni di fiducia e di speranza per il futuro. Finirà prima o poi questa telenovela da parte di Microsoft con questo aggiornamento? Mi auguro di sì, e mi auguro che lo faccia quanto prima, anche perché non mi aspetto un comportamento del genere da un'azienda di questa caratura. E veniamo al piacevolissimo argomento dei ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Riccardo Ceccarani, Salvatore Sias e Antoine Salerno per essersi abbonati al canale, e quindi a voi il benvenuto nella community dei gentiluomini. Un ulteriore ringraziamento va a Simona Civello per essersi riabbonata, mentre un doppio ringraziamento lo ha meritato Salvatore Casiddu, sia per essersi abbonato al canale, cosa per la quale gli do il benvenuto a bordo, ma anche per aver inviato un generosissimo super grazie, cosa che lo accomuna peraltro ad Alessandro Olmo, che ha inviato anche lui un super grazie, e quindi lo ringrazio dal profondo del cuore, a nome mio e di tutta quanta la community naturalmente. Vi sono infinitamente grato per il vostro supporto e per il vostro sostegno. E siamo arrivati all'ultimo ringraziamento, che è sempre quello destinato a te, che hai guardato questo video facendomi compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento, come di consueto, alla prossima!